sono le domande più frequenti che ci pongono i passeggeri e non solo, anche le persone che sono intorno a noi, hostess di volo. Ciao, io sono Carmen, sono una hostess di volo con base a Breslavia e oggi ti parlerò di questo mondo diverso che è il mondo dell'aviazione. Resta con me, anzi, seguimi. Una delle domande più frequenti che mi sono state poste è quella se ti piace il tuo mestiere, se ti piace il tuo lavoro. Ma certo che mi piace, è la mia vita. Praticamente esattamente 2 anni fa sono diventata hostess di volo dopo 6 settimane di training. Quindi ragazzi, mi piace tantissimo il mio mestiere e non so se posso fare altro in questo momento perché sono tutta quanta dentro, quindi io sono peraltro anche artista di professione, nel senso che io ho fatto il liceo d'arte, non ho fatto l'accademia dell'arte, però con il liceo d'arte non si vive, quindi con l'arte in genere. Quindi ho ripiegato su un sogno che ho avuto da piccola, quindi mi sognavo sempre tra le nuvole. Quindi questa sarebbe una delle più frequenti domande che mi sono state poste. Un'altra domanda che mi sento spesso chiedere è quella se faccio dei voli internazionali, ma certo faccio voli internazionali, quindi vado in tutta l'Europa e speriamo a un certo punto che possiamo andare anche oltre. Siamo andati persino a Tel Aviv qualche volta e a Tenerife, quindi queste sono le 2 tratte più gettonate per quello che riguarda la stagione estiva e sono 2 tratte che praticamente stai 5 ore e mezza o 5 ore per l'andata e poi torni subito indietro e fai altre 5 ore, quindi in tutto fai 10 ore di lavoro effettivo, quindi di volo effettivo o 11 ore. Peraltro noi non possiamo fare più di all'incirca 12 ore di lavoro tutta una volta, quindi per legge questo. E dunque un'altra domanda che ci fate è se facciamo anche degli layover, nel senso che se andiamo in una città e restiamo lì. Lo facciamo però soltanto d'estate, quindi la stagione estiva che di solito inizia da marzo e dura fino alla fine di ottobre. Comunque una volta che noi facciamo i charter, quindi facciamo dei voli con gente che ha pagato per una vacanza, quindi è incluso in questa vacanza, collaboriamo con tante agenzie turistiche. Una volta che noi facciamo questi voli, quindi ci capita di rimanere in altre città per notare. Comunque, se vi chiedete dove pernottiamo sempre negli hotel più, diciamo, lussuosi, non di 6 stelle, però deve essere almeno di 4 stelle e comunque sono degli hotel straordinari. Dove sono stata, comunque era tutto bellissimo, non posso assolutamente lamentarmi di niente, quindi è una cosa bellissima. Ve lo raccomando, quindi facendo questo mestiere è uno molto faticoso, quindi fare la hostess di volo è faticosissimo, non è una cosa leggera come tutti pensano, però ti dà anche dei premi. Quindi pensate un po'. Un'altra domanda che ci ponete è se dobbiamo indossare sempre il lucida o il lipstick. Comunque sì, dobbiamo indossarlo sempre e fa parte dell'uniforme. Una volta che tu ricevi questo uniforme, quindi dovrai stare al grooming in lingua inglese, quindi devi indossare assolutamente tutte le parti dell'uniforme. Le parti dell'uniforme vuol dire anche come ti arrangi i capelli, quindi ti fai una coda o alta, così, ponytail si chiama in inglese, o comunque ti devi legare i capelli in un certo modo, ti devi fare un bel trucco che non sia molto pesante e comunque ti devi mettere anche il rossetto di un certo colore. Il colore lo scelgono loro, il colore è molto diciamo personalizzato in base alla compagnia aerea.
e comunque con il rossetto va anche lo smalto per le unghie, dunque deve essere dello stesso colore. Non guardate adesso perché comunque resta non dello stesso colore. Voi assistenti di volo avete mai mal d'aria? Ebbene sì, specialmente io. Io ho mal d'aria, mal di macchina, mal di quando vado con la nave, mal di assolutamente tutto quello che riguarda il movimento. Comunque sia, nonostante tutto, io ho voluto tantissimo fare la hostess di volo. Come me la cavo? Praticamente quando ci sono tante turbolenze, cosa faccio? Mi premo un punto, lo sapete qui nel polso, premete un punto in cui poi vi fa tutto passare. Si tratta dell'acupuntura. E specialmente mi ricordo che i primi 2 mesi del mio effettivo lavoro, quando ho iniziato, sono stati tremendi, cioè non ce la facevo più, dovevo prendere delle pastiglie, stavo proprio male. Poi mio padre, mi ricordo all'epoca, mi ha detto: Carmen, devi tenere forte perché dopo 2 mesi passerà. Mio padre comunque lavorava su una nave prima, quindi per quello lui mi ha detto che anche lui aveva lo stesso problema. Dunque abbiamo anche noi mal d'aria, soprattutto con le turbolenze. Ma voi volate gratis? Cioè, abbiamo la possibilità di volare gratis ovunque nel mondo? Ebbene, non voliamo gratis, però abbiamo dei biglietti e dei ticket speciali, nel senso che sono veramente scontatissimi e comunque è molto, molto interessanti. Avete mai avuto dei voli stranissimi? Qual è il volo più strano che tu hai mai avuto nella tua carriera di hostess di volo? Questa è un'altra domanda un po' più specifica. Ebbene, tutti i voli sono speciali. Comunque, nei voli può succedere delle emergenze mediche, può succedere che qualcuno sta male, dobbiamo intervenire, o facciamo il pronto soccorso. Comunque, un altro tipo di emergenza è anche quella in cui noi dobbiamo la deviazione dell'aereo, quindi dietro un'emergenza medica, per esempio, dobbiamo arrivare al primo soccorso. Dunque deviamo l'aereo al primo aeroporto che possiamo raggiungere. Dunque questa dovrebbe essere una cosa speciale. Ci è successo non troppo spesso, però può succedere nelle emergenze molto molto gravi. Comunque, per quello che riguarda un altro volo speciale, noi abbiamo tantissimi voli da qui da Breslavia verso la Scozia. Dunque da lì portiamo un sacco di gruppo di ragazzi, solo ragazzi o solo ragazze, che fanno un sacco di casino, perché loro sono comunque molto 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 festaioli, loro devono celebrare. E poi come ho sentito dire, praticamente non lo so se è un gossip, loro vengono semplicemente radunano prendono un aereo e vanno in Polonia per fare un po' di casino, però casino positivo, nel senso che si vogliono soltanto divertire, bere qualcosa, così come un po' facciamo noi, tipo voglio andare a bere un caffè a Milano o a Roma e ci andiamo. Poi passiamo all'ultima domanda che ci fate spessissimo, è quella come si può accedere a questo lavoro. Come ho detto anche negli altri video che ho fatto, quindi se volete vi lascio il link nella descrizione. Comunque ci sono tantissimi iter per l'iscrizione, per fare il corso e tutto quanto, quindi al colloquio ti devi presentare in un certo modo, dunque ci sono tantissimi passi da seguire, e soprattutto se hai lavorato nel customer service, quindi hai lavorato a contatto con i clienti, di solito costituisce un grande vantaggio. Fammi comunque sapere nei commenti quali sono stati i voli più strani che tu hai mai avuto. Non vedo l'ora di vederli. Comunque, se ti è piaciuto questo video, lascia un mi piace e sottoscriviti al mio canale, così resti aggiornato sulle ultime sull'aviazione. Se hai dei suggerimenti, comunque c'è la sezione commenti, lascia un commento e io sono lì da te a risponderti. Ciao ragazzi, alla prossima!